c'è un bordello della Madonna, i lavori sono andati avanti, nel frattempo fuori onda perché tanto non è interessante, richiuso tutto qui davanti, sostituito questo tubo qui, il tubo dell'olio che adesso è bello morbido, nuovo, ma anche, giriamo dall'altra parte, gli o-ring di tenuta dei tubi rigidi, che è un lavoro che non è complicato per niente, si può fare un po' di manualità e attenzione, perché quando ho tolto quelli vecchi erano spiaccicati, quindi qui è tutto smontato perché finalmente tirato giù il carter frizione, la pompa acqua che è già dall'altra parte, tutto il cesto della frizione, tutto quanto. Perché? Perché è il momento di fare due lavori. Il primo è tirare giù la pompa olio e sostituire la molla e il pistoncino all'interno, perché tanto già che sono qui ho tirato giù tutto per controllare poi questo lavoro successivo, lo shift shaft con questa levettina maledetta qua andava aperto e quindi tanto valeva. Quindi si tira giù qua, non l'ho mai fatto, non dovrebbe essere iper difficile, quindi qui mi sono già avvonciato sui guanti e via che si parte. Ovviamente per fare il lavoro servono i ricambi, la solita scatola. E qui è rimasto poco, che i lavori sono quasi finiti. Questa è la guarnizione del tappo del filtro a rete, questa è la guarnizione pompa acqua, le due guarnizioni del tubo della pompa acqua, quello in alluminio, la molla che andremo a sostituire un'altra volta ed eccoli qui, rondella, segia, pistoncino e molla. Il problema di questa molla è che se adesso andate a cercarla con il codice ricambio originale dell'LC8 non la trovate, perché tutti quelli con 790 e 890 hanno fatto la modifica alla propria pompa olio montando questa molla che gli alza la pressione olio a 3 bar e mezzo, così magari non mangiano più gli alberi a camme. Questa qui ha un altro codice, è quella del RC 1090, non lo so, comunque lo metto giù in descrizione così vi comprate questa che è l'esatta identica cosa ma con un codice diverso. Buona, guanti e si parte. Allora, prima tiriamo giù il seger, vieni qua, questo si sfila. Attenzione a questo qui, e adesso la rondellina, 4 viti, 1 2 3 4 e giù. Una bella tenuta, ci sarà su della lottita. Non ho guardato sul manuale cosa dice poi per la richiusura come Newton e se ci va la Loctite, però questa roba tira così tanto che ho il dubbio che la Loctite ci vada. Madonna che fatica. Cazzo, ho capito che non deve smollarsi, però sì, qualcosa c'è, qua si vede, però non sembra Loctite, sembra più un frenafiletti, sono delle tracce bianche però strane. Vediamo se viene giù sta roba dritta. Io non toccherei nient'altro, lasciamo stare qui. Bene, adesso andiamo su banco e vediamo un po' come lavorare su questo punto e vediamo anche un po' di differenze con la molla nuova. Ok. Va bene, allora, seger da togliere, prendiamo l'attrezzo giusto. Eccoci. Attenzione. È già venuto via di colpo il seger, una rondella di battuta, la molla e il pistoncino. Eccolo qui, e il pistoncino. Noi andiamo a sostituire questi due, il pistoncino e la molla. Adesso li mettiamo a confronto, c'è un po' di righe di lavoro sopra, si vedono. Va bene, molla nuova. Sul pistoncino invece si nota più facilmente che questo ha dei segni di lavoro, si vedono bene. Basta. Allora questa è la roba vecchia e quindi ci va dentro il pistoncino in questo modo, quindi con la parte chiusa dentro, la molla e la sua rondellina e il seger nuovi. Gesù, e non è così facile sta roba da fare. Si fa così, si prende un cacciavite, seger nella pinza e giù. Ok, a me sembra dentro, ha fatto il click, adesso si rimette su e verificare adesso le specifiche di serraggio e poi ci siamo. Una cosa, la molla vecchia originale l'ho misurata ed è poco meno di 42 mm, la tolleranza è 42, sotto i 42 la devi cambiare. Quella nuova che ho messo, dicevo, è assolutamente identica, uguale. No, non è vero, cioè non è uguale come misura, è 41, ma ha le spire
molto più grosse e offre una resistenza che dovrebbe essere simile, quindi compensa il fatto di essere un po' più corta, che non è un problema, perché nel momento in cui noi andiamo a metterla qui, avete visto che si fa fatica a chiudere il Sager, questo perché oppone resistenza, quindi il 42 mm di tolleranza della molla originale è dovuto al fatto che ha le spire più piccole e quando scende sotto i 42 ormai ha perso la sua capacità di opporre resistenza, cosa che invece la molla nuova, benché un pochino più corta, invece mantiene. E quindi adesso questo qui possiamo andare a rimontarla. Nel frattempo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preparato le viti, queste sono le sue 4 viti che abbiamo levato, pulito perché c'era su una Loctite, riapplicato la Loctite come da manuale perché poi andranno serrate a 10. Poi già che c'eravamo, da ossessivo compulsivo, ho pulito anche l'ingranaggio della pompa e tutti i pezzettini, quindi adesso montiamo e questo lavoro l'abbiamo finito. Quindi prima di tutto la pompa si fissa con la prima vita, la più corta, ci sono i suoi pin di centraggio che sono rimasti sul carter, fatto è dentro, dovrebbe essere questa la prima. Dinamometrica a 10. Adesso dobbiamo mettere un rasamento, il pin, ok, l'ingranaggio, eccolo qui, un altro rasamento, la rosettina di sicurezza, cazzo, questa è dura. Ok, qui il lavoro è finito, la rosetta è su. Questo non è nulla di complicato, però è complicato arrivare fino a qui. Il prossimo giro sarà tirare fuori lo shift shaft, controllare un po' tutto quanto, che sia integro, che sia messo bene, controllare qui l'ingranaggio a stella, il selettore, e del selettore qui c'è una molla che andremo a cambiare e montare quello della 450 Rally, che è più nuke. Poi faremo le misure e vedremo anche le differenze. Fatto questo lavoro qua si può chiudere, si rimonta tutto, si chiude. Là. C'è ancora da lavare e pulire questo qui, invece la griglia è stata grattata e riverniciata nero opaco, qui c'è tutto il blocco frizione, il carter, si mette un po' a posto e si continua la prossima volta. Ciao bella, buonanotte.